Questa è la storia della prima traversata invernale in bicicletta, unsupported, lungo tutta la catena himalayana sul versante nepalese e l'arrivo al campo base dell'Everest. Un'avventura in verticale che però in realtà ha visto le sue origini in orizzontale mentre stavo attraversando il deserto del Gobi in Mongolia un anno prima. Chiuso in una tendina nel cuore del deserto, in solitaria, in uno dei posti più freddi al mondo, mi ritrovavo a pensare alla prossima avventura e allora perché non spostare il tema, perché non muovere il focus dall'orizzontale al verticale? Ma questa non è soltanto la storia sportiva del raggiungimento di un grande obiettivo, della prima bicicletta in inverno al campo base dell'Everest, è anche una lunga avventura umana attraverso uno dei paesi più belli, più emozionanti e più umani che io abbia attraversato, il Nepal. Buongiorno, Roma, mattina del 6 febbraio 2021 e come in ogni buona avventura che si rispetti si comincia con un lungo viaggio, bagagli pronti, con me la mia mountain bike, una valigia di scorta e poi tutta l'attrezzatura che servirà per attraversare l'Himalaya in inverno e tentare di arrivare al campo base dell'Everest. Ovviamente questo sarà solamente la fine di una lunghissima avventura, di un lunghissimo percorso che mi vedrà girare diciamo attorno ad alcune delle montagne più famose come ad esempio l'Annapurna, attraversare l'area del Mustang e scalare il Torungla, il passo transitabile più alto al mondo, ovviamente in condizioni invernali, in inverno pieno. Quindi sono pronto per andare a trovare l'inverno nepalese e che dire, seguitemi e buona avventura. Atterrato a Kathmandu, adesso è il momento sempre quello un po' delicato del ritiro dei bagagli. Speriamo che sia arrivato tutto in tempo, tutto in ordine, la bici, i ricambi e dopo un lungo viaggio è ora di andarsi a godere un po' di meritato riposo in hotel, qualche giorno adesso di quarantena preventiva, il secondo tampone e poi via libera per l'avventura himalayana.
Buongiorno, lunedì 15 febbraio, pronto a partire. L'emozione è tanta, finalmente in sella, parto alla volta del campo base dell'Everest. In realtà parto alla volta dell'Himalaya, attraverserò prima l'area del Mustang e poi, dopo essere passato nuovamente a Kathmandu, via verso l'Ukla e il campo base dell'Everest. In mezzo ci saranno tantissimi valichi himalayani, tantissimi imprevisti, come tutte le avventure, tantissime cose da affrontare, da vivere e da pedalare ogni giorno. La temperatura qui a Kathmandu è abbastanza calda, anzi direi anche troppo. Siamo ben abbondantemente sopra lo zero, intorno ai 8-9 gradi questa mattina, e io credo che in giornata salirà ben oltre i 10. Ovviamente questo scenario è lo scenario iniziale, dopo probabilmente quando entrerò nell'area del Mustang il termometro crollerà inesorabilmente sotto zero. Sono qui per questo, sono qui per attraversare l'Himalaya in inverno, sono qui per vivere le emozioni di un posto meraviglioso, le montagne più alte del mondo, e niente, non potevo che trascorrere qui la mia prossima avventura invernale. Ci si vede in strada, ora gli ultimi preparativi sulla bici, attacchiamo le borse, modalità bikepacking unsupported e via. Sarà una lunga avventura tutta da raccontare e da vivere. Arrivato in questo villaggio Mugling, 105 km fatti, circa 94-95 a Pokhara. Ora una breve sosta, la vallata è trafficata e calda, molto calda soprattutto. Ora si mangia qualcosina al volo e poi via direzione Pokhara. Oggi vediamo di coprire tutti e 200 km che mi separano dalla città nepalese. Inaspettatamente molto caldo, comunque sosta. Bevo qualcosa di fresco, mangio un paninetto al volo e via in sella. Ancora un centinaio di chilometri scarsi, ma c'è ancora tanto dislivello per Pokhara, quindi sono le 13:30 e niente, speriamo di arrivare al tramonto o giù di lì. Periferia di Pokhara, 200 km, 3000 metri di dislivello, direi che per oggi può bastare. Ora qui in città per fortuna tanto caos, ma anche tanti alberghetti, quindi ora viene un alberghetto, doccia calda, tutti i panni ad asciugare. Le ultime 2 ore e mezza sono state sotto un vero e proprio diluvio. Qualcosa di caldo anche da mangiare e poi ci si rilassa qualche ora in attesa della ripartenza. Domani destinazione, o almeno direzione Johnson. Vediamo quanti chilometri sarò in grado di percorrere. Buongiorno, seconda giornata qui a Pokhara. Ora lascio questo hotel e mi dirigo direzione Johnson, da dove entrerò poi nell'area del Mustang. Da qui si cominciano a vedere le cime della catena himalayana, l'Annapurna nello specifico. Giornata stupenda, un bel sole, e saranno altri 150-160 km. Ora vediamo quanti ne sarò in grado di pedalare oggi. Si comincia a salire di quota, quindi sicuramente oggi
raggiungerò gli over 2000, se non addirittura i 3000 metri, vediamo un po', insomma, in base a quello che mi diranno le gambe e i polmoni, e ci si vede in strada. La prima salita di oggi è abbastanza impegnativa. Dai 900 metri scarsi di Pokhara sto arrivando ai 1500, alcuni tratti sterrati e ora di nuovo l'asfalto. Arrivato a Beni. Beni è l'ultimo villaggio prima di iniziare a salire ai 2800 metri di Johnson. Io ora cerco qualcosa da mangiare, breve sosta e poi via, tutta in salita. Niente, le solite fortune, pare che qui la strada sia chiusa. Cerchiamo di capire adesso per quanto si riapre. In teoria c'è una fila di jeep, quindi io credo che siano tutti in attesa della riapertura. Buongiorno, terza giornata oggi, sono qui a Gansa a quota 2000 metri, meno 5 gradi, le temperature sono più basse come mi aspettavo, tempo di indossare giacche un po' più pesanti, si inizia a fare sul serio anche con il freddo. I sentieri verso Johnson mi porteranno oltre i 3000 metri, e sono nell'area del Mustang, sono appena entrato ieri sera e il divertimento inizierà da qui sicuramente.
8 km a Johnson, sono a quota 2700 metri quasi, comincia a sentirsi un po' la quota, non tanto a livello di malessere quanto di fatica. È come quando passi dalla quota del mare e vai a scalare lo Stelvio, one shot. Arrivato a Johnson, ora faccio pranzo qui, in questo piccolo ristorante e via. Beh, devo dire che un piatto di riso e patate bollite è proprio l'ideale per un ciclista. Sono in questo piccolo hotel ristorante a Johnson, affitto, asciugo qui le mie cose, mangio e si riparte in direzione nord nel Mustang. Adesso il vento è veramente tremendo. Adesso cerco di arrivare a Caracbeni e lì mi fermerò perché è impossibile andare avanti qua, è veramente incredibile. Arrivato a Caracbeni, c'è parecchio vento qui, dai, anche oggi è andata, il vento è incredibile, i bimbi giocano in strada qui ancora. In fondo dai, queste avventure sono un po' come tornare bambini, fai quello che più ami e torni ad utilizzare quello che è stato il primo mezzo di locomozione per ognuno di noi, questa fantastica cosa qui con 2 ruote, la bicicletta. Ora un po' di riposo, sono abbastanza stanco, vediamo domani se ripartire o fare 24 ore di stop di acclimatamento, deciderò anche in base alle condizioni del sonno della notte e ci si vede domani. Oggi pedalerò un po' meno, sono a 2850 metri circa, 3000 scarsi. La notte in quota non è stata, diciamo, è stata una notte abbastanza disturbata, tutto nella norma ovviamente, sapevo dei problemi derivanti dall'acclimatamento, anche perché sono salito abbastanza velocemente in queste 48 ore. Quindi oggi la prassi vuole che faccia una tappa un po' più corta, soprattutto senza salire troppo di quota, quindi adesso andrò avanti fino al prossimo villaggio che è Chusang, tra una ventina di chilometri scarsi, lascerò lì le mie cose, troverò un villaggio un posto dove dormire e poi da lì magari vediamo un po', salgo un paio di 100 metri giusto per lasciare al mio fisico la capacità di adattarmi a una quota superiore ai 3000 metri e tornerò a dormire un po' più in basso. Durante questo tipo di avventure ho imparato negli anni che la dote fondamentale è quella della pazienza, quindi bisogna essere calmi, pazienti, non avere fretta, non accelerare i tempi e non lasciarsi prendere dall'entusiasmo. La gamba gira bene, ci sarebbe la possibilità e la voglia anche di andare oltre, ma l'avventura è molto lunga, sono appena al 4º giorno, sono entrato nell'area del Mustang e devo ancora affrontare tutte le difficoltà. Il Kola La Pass, il Torung La Pass e poi per ultimo il campo base dell'Everest. Quindi ora via in sella e si parte per una nuova giornata.
fuori dall'abitato di Kagbeni, si sale a oltre 3000 metri adesso. Devo dire che la quota inizia a farsi sentire, è come avere i polmoni a mezzo servizio. Quinto giorno qui a Chusang, in questo piccolo guest house. Fuori ci sono all'incirca -8-10 gradi. Sono a quota 3000 e oggi cercherò di salire ancora. Ieri sono arrivato fino ai 3500 e sono disceso giù per fare un po' di acclimatamento e dormire a una quota un po' più bassa. La seconda notte a 3000 metri non è andata male, dai, meglio del previsto, meglio della precedente, e oggi sarà una lunga giornata però. La mattina è molto dura, le gambe sono pesanti, il fiato è cortissimo qui in quota e ho tanto dislivello da affrontare per arrivare nei pressi di Dakmar. Sono a 4000 metri di quota, partito questa mattina a 2950 all'incirca. Ora la quota si fa sentire qua su. Sono a 20 km e circa 800 metri di dislivello da Dakmar. Ora vediamo dopo questo passo se riesco a trovare qualcosa in fondo alla discesa e se è il caso di fermarsi, dormire ancora a 3400-3500 e poi domani fare ancora uno step oltre i 4000. Arrivato a Charang dopo 3 passi a 4000 metri, direi che per oggi basta. Ora dormo qui a 3600 metri di quota, cercando di acclimatarmi al meglio. Oggi sono andato un po' oltre, sinceramente, speriamo di non pagarla da domani. Ora via, cerco un piccolo hotel qui a Charang, sperando che ci sia qualcosa di aperto, e ci si vede domani. Namaste. Buongiorno, questa mattina partito da Charang e ora cerco di raggiungere Lomantang, la vecchia capitale dell'Upper Mustang, e si parte subito in salita. Un po' di fiatone, l'acclimatamento per ora procede abbastanza bene.
Ho dormito molto bene questa notte, il che è un buon segnale. Il mal di testa è sparito e ora via subito in salita. Si salirà a 4000 metri per poi riscendere qualche centinaio di metri a Lomantang. Dovrebbe essere 3800 metri sul livello del mare. Arrivato a Lomantang, la vecchia capitale del Regno di Lo, città storica, o meglio città, paesino, villaggio storico. Adesso qui ho trovato una piccola guest house che porta lo stesso nome del passo che devo affrontare, il Kuala. Quindi il piano adesso è lasciare tutti i bagagli, le borse, il peso, lo zaino, e da qui poi partire, andare su in cima al Kuala Pass, scarico a 4700 metri, quasi 4660 mi sembra, e riscendere a Lomantang. Quindi farò su e giù dallo stesso sentiero, la stessa strada, e poi riposerò qui a quota 3800 metri circa. Quindi oggi ancora un piccolo step. 3008 la quota a cui dormirò, 4006 la quota che raggiungerò in serra alla mia bici. Morning sir. I'm going to Kuala Pass and back. English. I have the permission. In English? Eccolo lì, il Kuala Pass e il confine con la Cina. 4652 metri, segna il mio GPS Garmin. Grande. Devo dire che ora sarà un po' l'energia, l'adrenalina di essere arrivato qui su, ma sono molto meglio. Non sembra neanche di stare a quasi 5000 metri. E ora, come da buona abitudine di ogni traversata, una bella volata in cima, anche se sono a 4660 metri. Guarda la pass, andata anche questa. Buongiorno, settimo giorno, sono qui a Lomantang, ora si riparte e riscenderò di nuovo nel Mustang, direzione Kagbeni. Oggi percorrerò, penso una trentina di chilometri. Ieri è stata una giornata molto pesante, sono arrivato ai quasi 4700 metri del Kuala Pass e quindi diciamo che oggi non voglio fare riposo assoluto, ma cercherò comunque di far sì che il mio fisico si riprenda un po', anche perché comunque sono al sesto giorno, ieri era il sesto giorno, sto salendo di quota molto velocemente, l'adattamento sta andando bene, però insomma è ancora molto lunga l'avventura e ho i 5400 metri del Torung La Pass che mi aspettano, quindi direi che non è il caso di forzare troppo la mano.
Buongiorno, sono appena uscito dal villaggio di Gami, inizia l'8ª giornata in sella, direzione sud, Kagbeni, e cercherò di coprire i 55 km che mi separano da Kagbeni. Vedremo se fare una sosta lì o poco prima a Chusang e poi domani andare alla base del Torung La. La giornata è fantastica, meno 6, meno 7 gradi, c'è un bel sole che comincia a scaldare la pelle e non potevo chiedere di meglio per un'altra lunga giornata attraverso il Nepal. Sono in cima al secondo valico di oggi, 3850 metri. La respirazione è buona, l'acclimatamento ormai ai 4000 è abbastanza, diciamo, concluso. Mi sento molto bene. Oggi è il primo giorno in cui veramente, pur pedalando a queste quote, non sento troppa fatica. Una piccola sosta qui in cima, un gel e un KitKat e poi si riparte. Oggi giornata fantastica, a dir poco fantastica. Sono le 5:30 del mattino e sono pronto per partire per la lunghissima scalata al Torung La Pass, 5416 metri. Ci sarà probabilmente da salire con i ramponi in alcuni punti, trasportando la bici e portandola su agganciata allo zaino. Sarà una lunga giornata, previste circa 5 ore per arrivare in cima e poi spero la rapida discesa per raggiungere Torung Fedi e la base del Torung La dall'altra parte, versante orientale. Pronto, carico, abbastanza emozionato, tutto è pronto. Sto indossando e ho indossato gli abiti più pesanti che io abbia, ho nello zaino il cambio per quando arriverò in cima e speriamo che sia una lunga giornata tutta da vivere. Una breve sosta qui, mangio una barretta, bevo, che è fondamentale, e si riparte per gli ultimi 400 metri di dislivello. Ultimi 60 metri di dislivello, è una fatica incredibile. Sono a quota 5350 metri. Lassù la cima del Torung La Pass ed è l'ultimo sforzo. È l'ultimo sforzo, l'ultimo. Ogni 20 passi mi fermo a prendere fiato e poi riparto. 20 passi e si riparte.
Eccolo, la cima del Thorongla. C'è un vento pazzesco, ma finalmente è arrivato in cima. Che soddisfazione. Guanti pesanti, giacca e giù in discesa. 5416 metri sul livello del mare. Thorongla Pass. Arrivato a Thorungfedi, giornata distruttiva, un paio di cadute, bici da sistemare e controllare, manubrio storto, però Thorongla Pass andato. E questa è la cosa più bella. Ho trovato qui un rifugio adesso a Thorungfedi, alla base del Thorongla, al versante opposto a quello che ho scalato io. Distrutto completamente. E ora via, un po' di riposo, check alla bike e domani si continua a scendere. Ecco, ora diciamo che posso raccontarvi meglio com'è andata la giornata. Partiamo dalla fine, sono adesso al Thorungfedi, al base camp del Thorongla, dal versante opposto a quello da cui sono salito, quota 4500 metri. Sono partito questa mattina da Muktinat, 3800 metri scarsi, e sono riuscito a scalare il Thorongla non senza difficoltà, arrivando a quota 5416 in circa 6 ore, che era quello più o meno che mi avevano tutti quanti preventivato. La discesa è stata più complicata, però la discesa è stata veramente passaggi alpinistici, passaggi veramente duri sulla roccia, e quindi niente, sano. Di sera qui al campo base a Thorungfedi, no lights, si gira con la frontale. Ora veloce igienizzazione. Domani dovrò sistemare, appena avrò un po' di luce, dovrò sistemare il manubrio. Si è girato con l'ultima caduta. E ora sacco a pelo aperto. Sacco a pelo c'è. Coperta aggiuntiva offerta gentilmente dal base camp anche, e si può andare a dormire. È stata una lunga giornata. Buongiorno, oggi sono a Thorungfedi, al campo base. Dopo aver scalato ieri il Thorongla, è stata una notte lunga, fredda, meno 15 gradi, c'è un fortissimo vento, e ora continuo la discesa verso Manang. Speriamo, vediamo un po' le condizioni fisiche. Dopo le cadute di ieri sono un po' acciaccato. Sistemato la bici. Nel colpo avevo sbattuto il manubrio, si era girato. Questo è il primo villaggio dopo Thorungfedi, un altro villaggio fantasma. Mi spiegavano ieri al rifugio che sono il primo che si vede da 1 anno e mezzo a questa parte, quasi. A causa del Covid qui c'è stata veramente una moria di trekker. Qui di solito il sentiero viene battuto spesso durante l'alta stagione, anche se solitamente si sale da Thorungfedi e si scende di là. Ieri quando sono arrivato al rifugio quasi non credevano di vedere la faccia di qualcuno, soprattutto con una bicicletta.
È stato folle, anche perché il sentiero, appunto, 1 anno e mezzo che non viene battuto, ho dovuto battere traccia sulla neve e ci sono stati alcuni passaggi veramente critici. Infatti mi hanno chiesto le condizioni del sentiero e mi hanno detto che è stato folle, ma alla fine con un po' di attenzione e un pizzico di paura sempre in tasca l'ho portato a casa. Ora ancora discesa, direzione Yakkarka, il prossimo villaggio. Lì spero di trovare un posto dove rifocillarmi un attimo, sperando che anche quello non sia un villaggio fantasma come questo qui, ma se tanto mi dà tanto. So how many time to reach your base camp? 3 hours, like that. 3 hours. Is it possible to cycle or it just push the bike? Okay, just the first part I have to push. Yeah? Okay. Careful with the landslide place. There is? Landslide place. Okay, thank you. Sometimes rock fall down. Okay, okay. Or that's And there is some open lodge on the top? let's get to buses. It's open? Okay. Thank you very much. See you later. Bye. Have a good day, guys. Ho liberato un po' di peso portando lo zaino a 50-60 metri da qui. C'è questo passaggio molto tecnico. Ho portato sul peso. Adesso carico la bici e porto sulla bici. Speriamo che sia la strategia giusta. E ora via per un altro giro. Si torna lassù dove ho lasciato lo zaino. Arrivato allo zaino, ora ripeterò questa operazione ancora non so quante volte, ma spero non troppe. Devo arrivare lì in cima. Secondo me e secondo il Garmin saranno ancora 300 metri lineari di salita e 50 metri di dislivello all'incirca. Non ragiono più molto, ora blocco la bici qua, porto sullo zaino e si riparte. Questo, vale. Qui ora battere di nuovo traccia su questo sentiero al 30% con la bici, maledettamente dura. Spero sia l'ultimo tratto, almeno così dice la mappa sul Garmin. E sono a 3900 metri. Finalmente dovrei essere quasi in vetta a questo passo. Ora lascio qui lo zaino e vado a recuperare la bici. Spettacolo delle montagne dell'Himalaya. E quella lì giù in fondo, a ormai 500 metri, è Manang. È stata una giornata a dir poco istruttiva, anzi 2 giornate se consideriamo anche ieri il Torungla. Ora finalmente un po' di riposo e poi via. Buongiorno, 11ª giornata in sella, riparto qui da Manang. Sarà oggi una lunga pedalata di una 90ina di chilometri per arrivare a Besi Sahar, che è il prossimo villaggio, o meglio la prossima cittadina, e da lì si scenderà parecchio di quota, arriverò a 1300 metri circa mi sembra, e quindi lascio l'altitudine
per tornare a quote più basse. Domani, se tutto vuole, sarò di nuovo a Kathmandu per una giornata di riposo, per un check alla bici, pulizia generale di tutto l'abbigliamento e via verso l'ultima parte, quella che mi porterà al campo base dell'Everest. Passato dai meno 12 di stamattina e 3800 metri ai 750 metri di quota e 22 gradi, uno shock non indifferente. Ora troviamo una piccola guest house, un hotel, qualcosa, doccia e domani direzione Kathmandu. Caldo continua a essere tremendo, 29 gradi adesso, ma soprattutto un'afa e un'umidità pazzeschi. Qui devo risalire tutta la vallata che da 200 metri adesso mi porterà ai 1450 dell'ultimo passo prima della discesa a 1300 metri di Kathmandu. Tutto avrei detto tranne che mi sarei dovuto trovare ad affrontare il caldo. 29 gradi qui risalendo verso Kathmandu. Sapevo che sarebbe stato più caldo, ma non immaginavo così tanto più caldo, soprattutto perché ieri mattina mi sono svegliato a meno 10 gradi e ora sto accusando un po' il colpo. Mancano 73 km, di cui ormai gli ultimi 50 saranno tutti in salita. Dai 300 metri qui di Malekus sale fino al passo prima di Kathmandu e poi gli ultimi 9-10 km in discesa sulla città. Ora via, fatto il rifornimento di acqua e si riparte. Finita finalmente questa folle salita e ora la picchiata a Kathmandu, ultimi 10 km e si entra nel centro della città. Arrivato finalmente a Kathmandu, 177 km, 3000 metri di dislivello, 9 ore e mezza in sella.
Giornata lunga, infinita, ma è andata. Ora 48 ore di riposo, check della bici, check del vestiario, check del ciclista e si riparte direzione Lukla, Namche Bazar e il campo base dell'Everest. Dita incrociate, a presto! Dopo un check alla bici, pulizia qui in hotel a Kathmandu, sono pronto finalmente per ripartire. Riparto per i prossimi 400 km, 15.000 metri di dislivello, destinazione finale Everest Base Camp. Ci si vede in strada. Arrivato al villaggio di Gurmi, 180 km, 2005 di dislivello, well done, cotto, morto, però dai, è andata bene anche oggi. Portato a casa e ora via, un po' di riposo e domani mattina si riparte presto. Buongiorno, oggi si riparte qui da Gurmi direzione Paplu ed adesso è tutta solo salita. You're not on the run. Leave behind everything you fear. There's a life source in the heart of the mountain. It will guide you to the place you call home. The wild is calling you. You know what to do. So leave behind everything you fear. There's a treasure in the water of green.
Buongiorno. Tempo di alzarsi. Ho trovato riparo in questo piccolo rifugio qui a Bubsa ieri sera. Arrivato stanco morto, 6.000 metri di dislivello. Ora da qui inizia la parte diciamo più difficile del trekking, quella in cui in molte occasioni dovrò spingere la bici. E prossima tappa spero sia Lukla, dove ha sede l'aeroporto più pericoloso del mondo, così almeno me l'hanno descritto. E niente, ora veloce colazione, impacchetto tutto di nuovo in bici e via, si parte. Namaste. Excuse me. Yes. Lukla? Yes, yes. Thank you. Si cammina e si porta la bici al collo. Oggi è tornato il fresco, le montagne sono tutte coperte dalle nuvole. Speriamo non piova, altrimenti il sentiero diventerà abbastanza pesante, è già insidioso così. Thank you very much. Thank you. Welcome. Thank you, namaste. Buongiorno, Lukla. Ho passato la notte. Tutto pronto, bicicletta, zaino, ganci annessi e connessi. E anche oggi sarà una lunga giornata, probabilmente trascinando la bici fino a Namche Bazar o giù di lì. I tratti pedalabili sono pochi anche in questo segmento del trail per il capo base dell'Everest, però dai, sta proseguendo tutto abbastanza bene. Ci si vede in strada, o meglio, sul sentiero.
Arrivo a Namche Bazaar sotto una lieve nevicata, così finalmente dopo 2 settimane a chiedermi come mai non ci fosse la neve sull'Himalaya, ora avete la risposta che volete. Nevica anche qui, non tantissimo ma nevica. Ora a Namche piccolo riposo. Oggi è stata una giornata veramente spettacolare, me la sono goduta, e guardate qua, finalmente Namche Bazaar, che posto. Arrivato qui adesso a Namche Bazaar, questa piccola guest house, mi hanno detto di avere 5 minuti di acqua calda, 5 minuti per fare finalmente una doccia, quindi sono un uomo felice. Sarà una doccia rapidissima e mi godrò un po' di caldo dopo l'ultimo freddo. Qui in quota ricomincia a far freddo, stava anche nevicando, quindi non mi posso lamentare. Qui a Namche Bazaar adesso è tutto innevato, bianco, temperatura intorno ai -7, -10 gradi. Ora timbriamo il permesso anche qui e poi procederò direzione Tengboche, Pangboche, Lobuje e il campo base dell'Everest. Questi saranno i prossimi villaggi che dovrei incontrare. Oggi gli yak non vogliono saperne di andare. Niente, hanno piantato le zampe qua e non si sale. È dura così. Ci mancavano solo gli yak che si piantano sul più bello. Eccone altri che arrivano, piantati anche loro. Pangboche, eccomi qui. Da qui sono 20 km e 2000 metri di dislivello circa al campo base dell'Everest. E in 2 giorni spero di riuscire ad arrivare su in cima, o almeno alla cima che mi sono prefissato per questa avventura. Buongiorno, questa mattina temperatura gelida, la notte passata in stanza qui in questo guest house a -9 gradi, ma guardate dietro di me, finalmente si vede l'Everest, giornata spettacolare.
nuovo a quota 5000 metri, ora il respiro si fa più affannoso, c'è ancora questa lunga salita da fare e poi giù verso l'Obuce. Qui in cima al memoriale per le vittime dell'Everest, a 3 km circa da l'Obuce. 5000 metri di quota, l'altitudine inizia a sentirsi e ora via. Quasi arrivato alla piramide del CNR, oltre 5000 metri. Qui ora il meteo è cambiato, temperature sotto zero, c'è un forte vento contrario, ma tra 5 minuti finalmente sarà finita anche questa giornata. Arrivato finalmente alla piramide di ricerca del CNR, 5050 metri, questo vuol dire che mancano 300 metri di dislivello scarsi al campo base dell'Everest. Anche oggi giornata lunghissima, sei ore quasi, senza soste, one shot da Pengboche alla piramide del CNR. E adesso un po' di riposo. Buongiorno, ultima giornata di questa avventura. Fuori c'è il sole, la notte è stata ancora una volta molto fredda, temperature abbondantemente sotto zero. Sono qui alla piramide del CNR. Tenterò da qui di arrivare direttamente al campo base dell'Everest e poi di scendere a Gorak Shep, quindi questo è il programma di oggi. Devo ammettere che non è stata una notte semplice tra l'emozione, l'adrenalina e comunque la notte passata a 5000 metri, dopo i 4000 di ieri, tutti di un colpo. Diciamo che si sono sentiti questi 1000 metri di differenza tra ieri e oggi, uniti alla stanchezza, al freddo e ai tanti giorni sin qui passati, un po' li ho accusati. Stamattina mi sono alzato non benissimo, mal di testa, anche un po' di nausea, e a colazione qui il proprietario del CNR dell'hotel qui della piramide mi ha verificato la saturazione di ossigeno, ho bevuto un buon caffè, mangiato, ripreso un po' di energie e ora sembra che tutto vada meglio e quindi sono pronto a mettermi in sella, o meglio a mettermi la bici sulle spalle e partire per l'ultima giornata. C'è tanta emozione e oggi finalmente si corona un sogno, o almeno spero di riuscire in questa piccola impresa. Il mal di montagna, il male di quota un po' mi preoccupa, perché è qualcosa che potrebbe costringerti a dover tornare definitivamente indietro, e quindi muoverò i primi passi con tanta attenzione, ascoltando il mio corpo e cercando di capire se poi effettivamente riuscirò a coprire questi ultimi 300 metri di dislivello che mi separano dal campo base dell'Everest. For everyone, everything. Have good luck. Thank you. Maybe we will see in future. Yes, yes, yes. È innegabile che la quota si senta molto. Non è semplice, ma è l'ultima fatica e poi, se tutto andrà come deve, sarà il campo base dell'Everest.
sono gli ultimi chilometri i più difficili perché sono a 5200 metri di quota, però adesso subentra una cosa sola: la voglia di arrivare, l'adrenalina, l'emozione, la realizzazione di un altro piccolo grande sogno. Ed ecco l'arrivo, l'emozione unica di arrivare al campo base dell'Everest. 19 giorni, 1300 km, quasi 40.000 metri di dislivello, e questo è il campo base dell'Everest. Un'avventura voluta, sognata, sofferta, desiderata con tutto me stesso. Nell'anno dei miei 40 anni mi sono regalato l'arrivo sotto Sua Maestà, il re di tutte le montagne, l'Everest. Everest Base Camp, 5364 metri, prima invernale, e anche questa è andata.